Ok, ecco una versione ampliata del tuo video, mantenendo lo stesso stile, tono, forma di scrittura e formato, ma portando la lunghezza a circa 1600 parole. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per parlare di un argomento che, diciamo la verità, fa sempre un po' scalpore e suscita tanta curiosità: l'estate, le vacanze, il lusso e le celebrità sotto il sole. Oggi andremo a sbirciare un po' dietro le quinte di un certo tipo di vacanza, quella che vede protagonisti yacht di lusso, sole a picco e, a volte, anche qualche scatto un po' più audace. Ovviamente, lo faremo con rispetto e senza mai scadere nella volgarità, concentrandoci piuttosto sullo stile di vita che questi momenti immortalano e sul fascino che esercitano sull'immaginario collettivo. Prima di iniziare, però, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella per non perdervi nemmeno un video e di lasciarmi un bel mi piace se l'argomento vi interessa. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi permette di continuare a creare contenuti che spero vi piacciono. Bene, detto questo, direi che possiamo finalmente tuffarci nel vivo della questione. Immaginatevi la scena: un mare cristallino, il sole che scalda la pelle, un lussuosissimo yacht che solca le onde, e a bordo, una bellissima attrice, Neslia Natagul, rilassata e felice, magari con il marito Burak Özçivit, altrettanto affascinante. Questo tipo di immagini, spesso rubate dai paparazzi o pubblicate sui social media, creano un vero e proprio cortocircuito mediatico. Il fascino di queste immagini sta in diversi fattori. Innanzitutto, c'è l'elemento del lusso. Gli yacht di lusso rappresentano l'apice del benessere, un simbolo di successo e di una vita agiata. Vedere delle celebrità a bordo di queste imbarcazioni ci fa sognare, ci fa immaginare di poterci trovare al loro posto, godendoci la stessa spensieratezza e lo stesso panorama mozzafiato. Non si tratta solo di un mezzo di trasporto, è una vera e propria isola galleggiante, dotata di ogni comfort e lusso immaginabile. Piscine idromassaggio, palestre private, cucine gourmet, cabine di lusso con vista panoramica. Tutto è pensato per offrire un'esperienza indimenticabile. E ovviamente, il personale di bordo è a completa disposizione per soddisfare ogni desiderio degli ospiti. Poi, c'è l'elemento della bellezza. Neslia Natagul è una donna incredibilmente bella e carismatica, e vederla in un contesto così idilliaco non fa altro che amplificare il suo fascino. Lo stesso vale per Burak Özçivit, un attore che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo con la sua bellezza e il suo talento. La combinazione di bellezza, lusso e mare crea un'atmosfera quasi magica, un sogno ad occhi aperti. Il loro successo professionale, la loro vita privata apparentemente perfetta, il loro stile impeccabile, tutto contribuisce a creare un'immagine idealizzata che fa sognare i fan di tutto il mondo. E quando questa immagine viene contestualizzata in un ambiente di lusso come uno yacht, l'effetto è ancora più amplificato. E poi, ammettiamolo, c'è anche un pizzico di voyeurismo. Quando trapelano immagini un po' più audaci, magari scatti rubati in cui Neslian appare in topless, la curiosità si accende. Ovviamente, è importante sottolineare che il rispetto della privacy è fondamentale e che la pubblicazione di queste immagini senza consenso è assolutamente inaccettabile. Tuttavia, è innegabile che questo tipo di scatti generi un grande interesse mediatico. C'è un fascino intrinseco nel guardare dietro le quinte della vita delle celebrità, nel vedere come si comportano quando pensano di non essere osservate. E purtroppo, questo fascino spesso si traduce in una violazione della privacy, con paparazzi che si appostano per scattare foto compromettenti e media che le pubblicano senza scrupoli. Ma al di là del pettegolezzo e della curiosità, credo che sia importante analizzare il fenomeno in modo più ampio. Queste immagini ci parlano di un certo stile di vita, di un modo di concepire le vacanze e il relax. Per molte persone, la vacanza è un momento di evasione, un'occasione per staccare dalla routine quotidiana e rigenerarsi. E per le celebrità, questo bisogno è ancora più forte, dato che sono costantemente sotto i riflettori e hanno bisogno di momenti di tranquillità e privacy. La pressione mediatica, gli impegni lavorativi, le aspettative dei fan, tutto questo può essere estenuante. Ecco perché le vacanze diventano un momento fondamentale per ricaricare le batterie e ritrovare un po' di equilibrio. Lo yacht, in questo senso, rappresenta un rifugio, un luogo dove potersi sentire liberi e protetti allo stesso tempo. Lontano dalla folla e dai paparazzi, le celebrità possono finalmente rilassarsi,
godersi il sole e il mare, e magari anche concedersi qualche momento di intimità. Possono nuotare in acque cristalline, prendere il sole senza essere disturbate, cenare a lume di candela con una vista mozzafiato, insomma, possono vivere una vita da sogno, almeno per qualche giorno. E questo, ovviamente, alimenta ulteriormente il nostro desiderio di emularle. Naturalmente, è importante ricordare che dietro queste immagini patinate c'è una realtà ben diversa. La vita delle celebrità è fatta anche di sacrifici, di stress e di pressioni costanti. Le vacanze di lusso sono spesso una breve parentesi in una vita frenetica e impegnativa. Non dobbiamo dimenticare che le celebrità sono anche persone, con i loro problemi, le loro insicurezze e le loro fragilità. E la pressione costante di dover apparire sempre perfetti può essere molto difficile da gestire. E poi, diciamocelo chiaramente, non tutti possono permettersi una vacanza su uno yacht di lusso. Questo tipo di vacanza è riservato a una elite di persone che hanno la fortuna di poter spendere cifre esorbitanti per il proprio relax. Il costo di affitto di uno yacht di lusso può variare da poche migliaia di euro a diverse centinaia di migliaia di euro a settimana, a seconda delle dimensioni, dei servizi e della destinazione. E a questo bisogna aggiungere i costi del personale, del carburante, del cibo e delle bevande. Insomma, si tratta di una spesa che solo poche persone possono permettersi. Tuttavia, credo che possiamo trarre ispirazione da queste immagini senza necessariamente invidiare chi può permettersi uno yacht. Possiamo imparare a prenderci cura di noi stessi, a ritagliarci dei momenti di relax e di piacere, a godere delle piccole cose della vita. Non è necessario spendere una fortuna per essere felici e rilassati. Basta semplicemente imparare a apprezzare quello che abbiamo e a vivere il momento presente. Possiamo trovare la bellezza nella semplicità, nella natura, nelle relazioni umane. E possiamo creare i nostri momenti di lusso, anche con un budget limitato. Magari non potremo navigare su uno yacht di lusso, ma possiamo comunque godere di una giornata al mare, di una passeggiata in montagna, di un picnic con gli amici. L'importante è trovare il modo di staccare dalla routine quotidiana e di rigenerarsi, a prescindere dal budget che abbiamo a disposizione. Possiamo leggere un buon libro, ascoltare la nostra musica preferita, fare un bagno caldo, cucinare un piatto gustoso. Ci sono tantissimi modi per prenderci cura di noi stessi e per concederci dei piccoli lussi quotidiani. E poi, tornando all'argomento delle celebrità, credo che sia importante guardare a queste immagini con un occhio critico e consapevole. Non dobbiamo idealizzare la vita delle star, né invidiare la loro ricchezza e il loro successo. Dobbiamo piuttosto concentrarci sui loro talenti e sulle loro qualità, e cercare di trarre ispirazione dal loro lavoro e dalla loro passione. Possiamo ammirare la loro bravura, la loro determinazione, la loro creatività. E possiamo imparare dai loro errori e dai loro successi. In definitiva, le immagini di Neslihan Atagul e Burak Oshivit su uno yacht di lusso sono solo una piccola finestra su un mondo che ci affascina e ci incuriosisce. Un mondo fatto di lusso, bellezza e celebrità, ma anche di sacrifici, stress e pressioni. Un mondo che possiamo ammirare e da cui possiamo trarre ispirazione, ma che non dobbiamo mai idealizzare o invidiare. Dobbiamo ricordare che la felicità non si trova nel lusso o nella ricchezza, ma nella capacità di apprezzare le piccole cose della vita e di vivere in armonia con noi stessi e con gli altri. E dobbiamo rispettare la privacy delle persone, anche se sono famose, e non cadere nella trappola del voyeurismo e del pettegolezzo. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Abbiamo parlato di lusso, di celebrità, di vacanze e di come queste immagini influenzano la nostra percezione della realtà. Abbiamo visto come il fascino di Neslihan Atagul e Burak Oshivit, unito al contesto di uno yacht di lusso, crei un vero e proprio cortocircuito mediatico. Abbiamo anche sottolineato l'importanza del rispetto della privacy e della consapevolezza critica di fronte a queste immagini. Abbiamo esplorato il concetto di lusso e il suo significato nella nostra società, e abbiamo discusso di come possiamo trovare la felicità e il benessere anche senza spendere una fortuna. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero che abbiate trovato questo contenuto interessante e divertente. Adesso tocca a voi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo argomento. Vi affascina il mondo delle celebrità? Vi piacerebbe passare una vacanza su uno yacht di lusso? Cosa ne pensate della pubblicazione di immagini rubate delle star? Quali sono i vostri piccoli lussi quotidiani? Come vi prendete cura di voi stessi? Non dimenticate di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto.
di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale. E per me mi aiuta a continuare a creare contenuti che spero vi piacciono. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio a tutti. Ciao!